Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi realizzeremo insieme questi braccialettini. Sono dei braccialetti semplici, lavorati ad uncinetto. È un progetto molto veloce da realizzare e quindi ne possiamo fare davvero tanti. Per noi, per regalarli, oppure può essere un progetto buono anche per chi vende le proprie creazioni, perché appunto è molto veloce da realizzare. In particolar modo oggi faremo questo insieme, ma nel tutorial guardatelo fino alla fine perché vi spiego anche come poter adattare lo schema se abbiamo perle di dimensioni diverse da quelle che utilizziamo oggi insieme. Oggi in questo tutorial per la chiusura vedremo il nodo macramè, ma vi do anche ovviamente altre opzioni di chiusure. Io ho utilizzato perline di legno, ma ovviamente potete utilizzare tutti i tipi di perline che volete. Ma non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per realizzare il braccialetto ci serviranno filo cotone cablé numero 5, 13 perline del diametro di 8 mm, delle perline per la chiusura, una forbice, un ago da lana e un uncinetto da 2 mm o 1,75 a seconda della nostra mano. Per prima cosa infiliamo le perline ed infiliamo le perline quelle con il diametro di 8 mm. Io ho utilizzato queste perline di legno che hanno un foro molto largo e quindi ho potuto infilarle con un ago normale. Se voi utilizzate delle perline con il foro sottile, utilizzate un ago per infilare le perline per infilarle. Iniziamo con un nodino iniziale, quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo e tiriamo e lasciamo una codina iniziale di filo un po' lunga. Avviciniamo le prime perline e la ripetizione che ripeteremo sarà una catenella senza perlina e una catenella con la perlina, dando alla catenella con la perlina lo spazio più o meno dell'altezza della perlina, e ripetiamo una catenella senza perlina, una catenella con la perlina, e anche la catenella senza perlina la lasciamo un po' larga e continuiamo così fino ad esaurire tutte le perline. Terminate le 13 ripetizioni lavoriamo 2 catenelle e nella seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto basso. Ed ora la ripetizione che ripetiamo per 13 volte è 8 punti bassi nella catenella con la perlina prendendo solo il filo superiore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apriamo bene il lavoro e lavoriamo un punto basso nella catenella senza perlina. In questo modo. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutta la riga. 8 punti bassi nella catenella con la perlina e un punto basso nella catenella senza perlina. E ripetiamo questa sequenza in tutto per 13 volte o per il numero di perline che avete. State attenti di lavorare sempre sul dritto del lavoro, che il lavoro non si attorcigli. Lavorate le 13 ripetizioni, avremo questo. Non preoccupatevi se il lavoro tende ad arricciarsi e a rotolarsi, perché è normale. Ed ora torniamo indietro con un altro mezzo giro, lavorando nel filetto non lavorato delle catenelle. Iniziamo dalla catenella con la perlina e in questo filo lavoriamo altri 8 punti bassi. 2, 8. Lavorati gli 8 punti bassi nella catenella con la perlina, lavoriamo un punto basso nella catenella tra le perline, quindi su questo filetto qui.
in corrispondenza del punto basso che avevamo lavorato nell'altro mezzo giro. E questa è la ripetizione che ripetiamo: 8 punti bassi nella catenella con la perlina e 1 nella catenella senza perlina. In questo mezzo giro state attenti quando lavorate che il lavoro sia sempre dritto, che non sia arrotolato, però ve ne accorgete subito perché se si arrotola non vedete qui il filetto della catenella tra le perline. E ripetiamo questo: 8 punti bassi nella catenella con la perlina e 1 nella catenella senza perlina. 8, e qui in questo filetto qui che esce dalla perlina, che è la catenella tra le perline, lavoriamo un punto basso. 7, 8. E lavorati gli ultimi 8 punti nell'ultima perlina, chiudiamo con un punto bassissimo sul primo punto basso lavorato del giro. Così facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. E questo è il risultato. Ora, per ottenere il braccialetto è sufficiente dare un mezzo giro alla lavorazione e portare tutte le perline sul davanti. In questo modo. E questo è il risultato. Ora non ci resta che decidere come realizzare la chiusura. Abbiamo diverse possibilità. O cuciamo con questi due fili una chiusura di metallo, quindi un moschettone e un anellino, oppure possiamo fare la chiusura che vi propongo oggi. Oggi vi propongo la chiusura con il nodo macramè. Per la chiusura macramè portiamo i fili di fine e inizio lavoro ad incrociarsi, così, qui sopra, e prendiamo un altro pezzetto di filo. Mettiamo doppio questo filo che abbiamo in mano e appoggiamo tutti i fili insieme. In questo modo, i due fili del bracciale e il filo messo doppio che abbiamo tagliato. E se vogliamo possiamo aiutarci nel fare questo nodo con un pezzetto di cannuccia. Questi sono i fili del bracciale e questi sono i due capi del filo aggiuntivo. Prendiamo il capo lungo del filo aggiuntivo e lo facciamo girare intorno alla cannuccia e intorno ai fili, a tutti i fili. Più volte fate girare intorno e più grande sarà il nodo macramè. In questo modo, quindi abbiamo tutti i fili intrappolati. Una volta che abbiamo fatto 4-5 giri intorno alla cannuccia, con lo stesso filo con cui giravamo intorno alla cannuccia, passiamo all'interno della cannuccia e tiriamo così e sfiliamo la cannuccia. A questo punto abbiamo di qua il filo con cui abbiamo fatto i giri e dall'altra parte abbiamo l'altro capo del filo e cominciamo a tirare per chiudere il nodo. Tiriamo un po' alla volta, aggiustando i giri che abbiamo fatto. E otteniamo questo bel nodino. I due capi del filo che abbiamo utilizzato per fare il nodo possiamo annodarli e tagliarli quasi rasi, oppure, come nel mio caso, mettere delle perline. Il nodo macramè funziona in questo modo: i due fili del bracciale, quando li tiriamo, scorrono nel nodo e chiudono il bracciale. Al contrario, poi se tiriamo, il bracciale si apre. Quindi apriamo il bracciale quanto basta per infilare al polso, cioè prendiamo una misura comoda per infilare al polso, e anche in questi fili del bracciale chiudiamo, facciamo una finitura con le perline. Quindi partiamo facendo un paio di nodini vicino al nodo macramè.
infiliamo le perline che vogliamo e facciamo altri nodini alla base della perlina per fermarle. E questo è il risultato della chiusura. I due filetti più lunghi sono quelli del bracciale che quando andiamo a tirare scorrono e scorrono fino alla lunghezza che gli abbiamo dato. Per questo prima abbiamo preso la misura per vedere di poter entrare con la mano. E poi quando li tiriamo il bracciale si chiude. Questa volta per questo tipo di chiusura, quindi per il nodo macramè, devo ringraziare Maria Rosa che mi ha dato questa idea e devo dire che funziona alla grande, mi piace moltissimo. Io ho utilizzato perline di legno, ma ovviamente voi potete utilizzare tutte le perline che preferite. Con la stessa idea possiamo fare un braccialetto utilizzando perle di dimensioni diverse. Per adattare lo schema sarà semplicissimo. In queste, che avevano il diametro 8, nella ripetizione abbiamo lavorato 8 punti bassi. Queste, per esempio, hanno diametro 10, lavoreremo 10 punti bassi. Quindi lavoriamo un numero di punti bassi nella catenella con le perline pari ai millimetri di diametro delle perline. In questo caso per la chiusura ho fatto 2 semplici catenelle di catenelle che vanno annodate al polso, quindi o le annodiamo sufficientemente larghe per poterlo sfilare oppure resta uno di quei braccialetti che restano sempre al polso. E così la nostra collezione di braccialettini per l'estate si arricchisce. Io spero tanto che questo tutorial vi sia piaciuto, che vi possa essere utile. Non vedo l'ora di vedere tutti i vostri braccialettini, quali colori utilizzerete e quali perline sceglierete. Aspetto le vostre foto, mi trovate sia su Facebook che in Instagram. Aspetto i vostri commenti qui sotto al video e come sempre vi ringrazio un sacco di aver seguito anche questo tutorial. Anche per oggi abbiamo terminato ed io come sempre vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!